Ciao ragazzi, bentornati. Oggi un video solo riflessivo, ovvero è passato un anno da quando più o meno ho cominciato a portare contenuti sul canale e nello specifico è passato un anno da quando ho iniziato a viaggiare portando con me una macchina a pellicola. Quindi la riflessione di oggi e anzi il quesito che vi vorrei fare è questo: quando voi viaggiate, che cosa vi portate dietro a livello di camera per catturare ricordi della vostra vita e dei posti che vedete? Appunto ragazzi, come vi dicevo, niente di tecnico oggi, vorrei semplicemente fare un recap di quello che ho visto e fatto durante quest'anno. Ho fatto parecchi viaggi, ho fatto come primi viaggi l'anno scorso un giro a Istanbul. Praticamente a tutti questi viaggi potete vedere un video dedicato in cui man mano testavo, perché erano i primi test che facevo a pellicola, e quindi ho di ognuno riportato più o meno un simil vlog di viaggio con una serie di scatti riportati. Istanbul, primissimi esperimenti, però a mio avviso città ricca di fascino, veramente scatti molto belli che per quanto mi riguarda sono molto significativi. In generale, dopo quel viaggio ho deciso che la mia scelta d'elezione per quanto riguardava appunto i ricordi, diciamo così, sarebbe stata la pellicola, perché onestamente, come anche ho letto recentemente, quello che si dice è che la pellicola cattura momenti e ricordi, mentre il digitale cattura immagini. E io devo essere onesta, ho sempre usato il digitale, continuo a usare il digitale in tantissime circostanze, uso il cellulare quando faccio ovviamente viaggi per avere sempre un backup di quello che sto vedendo, ma i ricordi importanti sto cercando di fissarli sempre su pellicola. Quindi primo viaggio Istanbul, secondo viaggio Copenaghen e Stoccolma, città nordiche. Ho usato pellicole diverse, tra cui un rullino Metropolis di Lomografi, su cui a breve vi porterò un video dedicato, perché è un rullino molto particolare, molto interessante, con delle cromie molto interessanti, e adesso lo utilizzerò a breve nel mio viaggio in Giappone. Poi capitolo mare, quindi diciamo ho fatto una serie di scatti urbani a Istanbul, una serie di scatti urbani a Copenaghen e Stoccolma. Poi sono stata in Grecia dai miei, anche qui video dedicato, quindi paesaggi naturali, e devo dire la resa su pellicola mi è piaciuta tantissimo, veramente adoro questi scatti, adoro come anche i forti contrasti dell'estate vengano resi in maniera molto bella grazie alla grande gamma dinamica che la pellicola ha rispetto a un sensore digitale. Vi invito a soffermarvi proprio su come il passaggio anche da ombre forti a luci molto forti è sempre molto morbido, è sempre molto gradevole, e credo che questo sia un grandissimo pregio della pellicola. E il grosso degli scatti che vedrete sono a colori, perché io sono abituata a scattare fondamentalmente a colori. In qualche caso ho lavorato in bianco e nero, ma come quando utilizzo pellicole particolari, anche il bianco e nero per me è una pellicola che va ragionata ad hoc, nel senso che la uso quando so che la resa è ottimale, non la uso a casaccio, anche se molte persone magari lo prediligono a pellicola. Io devo essere sincera, prediligo il colore, e non è che lo prediligo, nelle cose di vita normale, tipo dei viaggi, penso che il colore sia più parlante, proprio perché è più fedele chiaramente a quello che vedo. Il colore fa parte di quello che io vedo quando sono in viaggio, mi restituisce un'atmosfera anche proprio a livello di luci calde, fredde, insomma ci sono tante cose in più da valutare rispetto a uno scatto in bianco e nero. Ciò non toglie che abbia fatto alcuni scatti in bianco e nero in alcuni di questi viaggi che trovo bellissimi, ok? Però anche lì ti succede che magari hai in camera un rullino in bianco e nero, vedi una scena che è bellissima e purtroppo sai che a colori avrebbe una resa spettacolare e in bianco e nero magari risulta piatto, perché magari non ci sono dei contrasti interessanti. E quindi questa cosa un po' mi spaventa e mi, come dire, forza a scegliere il colore quando sono in viaggio. Se io e il mio ragazzo giriamo con due camere diverse, facciamo la scelta di tenerne una in bianco e nero e una a colori, chiaramente, quando possibile. Detto questo, qualche scatto in montagna bello, sia in periodo autunnale
che in periodo invernale, scatti sulla neve, li ho trovati bellissimi, li amo questi scatti, sono stupendi, mi hanno veramente, mi sono innamorata. Nel mentre tra le due cose viaggio in Giordania, quindi scatti nel deserto, scatti nelle città, scatti sul Mar Morto, quindi sia situazioni urbane che situazioni invece paesaggistiche. Vi voglio invitare a riflettere sul fatto che io non sono una fotografa di paesaggio, nel senso che quelli che al momento attuale si chiamano fotografi landscape photographers, a mio avviso quelli che meritano questo titolo sono quelli che fanno veramente una fotografia studiata, non una fotografia di cattura dei ricordi, cioè quelli che magari lavorano, stanno in attesa in un posto per beccare possibilità di atmosferiche diverse, quelli che fanno lo scatto ricercato, cioè quelli che per fare un singolo scatto ci stanno a lavorare come io sto a lavorare nel mio settore, ok? Semplicemente non è quello che io faccio quando sono in viaggio, perché non ho modo di farlo di solito, e quindi quelle che faccio sono, potrei dire, delle cartoline, solo che se le facessi in digitale le troverei completamente inutili, cioè se io devo scattare in digitale a tutta chiusura, allora scatto con il telefono, faccio prima, pesa meno, non ho nessun motivo di portarmi dietro una camera pesante e come dire, ingombrante. Invece con la pellicola trovo che sì, siano delle cartoline, ma abbiano dentro qualcosa di più a livello proprio di memoria, non lo so, memoria, sono più materiche come foto, ecco, quindi le trovo molto più significative quando faccio un viaggio e anche solo faccio il classico scatto da cartolina del paesaggio standard famoso. Viaggio a Roma, passaggio in Val d'Orcia, quindi colline della Val d'Orcia, Irlanda, bellissima l'Irlanda, quindi anche qui qualche scatto urbano che mi sono piaciuti tantissimo, veramente li ho adorati, questi realizzati con una Diana Mini di Lomography, anzi vi invito a vedere il video dedicato perché sono scatti particolari ed è un corpo macchina sicuramente particolare, molto carino, molto divertente e poi ho scattato ovviamente anche invece con la mia camera normale, quindi torniamo alla mia foto più cartolina perfetta, fatta bene, rispetto a scatti magari più fumosi restituiti da questa camera particolare. Poi abbiamo qualche cos'altro di scatti al mare. Ho fatto un viaggio a Minorca, quindi anche qui vedete un sacco di spiagge, mi piace tantissimo la resa dei paesaggi marittimi su pellicola, mi piace tantissimo la resa dell'acqua, trovo che veramente siano una cosa stupenda. Che altro? Qualche altro passaggio in montagna, con situazioni di neve, con situazioni di invece primavera, situazioni con una pellicola purple, sia di paesaggio, diciamo così, campagnolo, video dedicato che vi linko qua, e scatti invece in montagna fatti con questa pellicola particolare che adoro. E detto questo, qualche altro scatto sul lago di Garda, torno sempre a dire che la resa dell'acqua mi piace moltissimo. Che altro vi posso dire? Quest'anno ho obiettivamente viaggiato abbastanza, adesso mi aspetta un viaggio in Giappone, quindi ciao, farò 1 miliardo di foto e mi porterò dietro camere diverse, pellicole diverse, ne comprerò spero di particolari, spero di trovare qualcosa di particolare in terra nipponica. E niente, cosa vi posso dire? Sinceramente, guardando tutti questi scatti, voi non vi portereste dietro una macchina pellicola? Per me è obiettivamente imbattibile, quindi vi invito a prenderlo in considerazione per le vostre ferie che penso ormai saranno a breve o appena finite oppure adesso nel mese di agosto. Detto questo vi invito al workshop che terrò insieme al mio collega Riccardo Montanini il 23 settembre qua nel mio studio con pellicole Lomography Color Negative 400 ISO che forniremo noi ai partecipanti per andare a realizzare una serie di scatti su modella mischiando l'ambito cinematografico all'ambito moda. Anche qui abbiamo fatto un video dedicato assieme e ci siamo divertiti un sacco, quindi lavoreremo con modella e truccatore e spero di vedervi numerosi e ci divertiremo tantissimo e costruiremo un sacco di cose particolari assieme. Alla prossima puntata, ciao!